Buongiorno, ben ritrovati su Mantis Project TV. Oggi parliamo di Qigong e metabolismo e cerchiamo di capire in che modo la pratica delle arti interne può influenzare positivamente i nostri processi metabolici. Ma prima di tutto cerchiamo di capire cos'è il metabolismo. Con il termine metabolismo si intende tutto l'insieme di reazioni chimiche o per meglio dire biochimiche che avvengono all'interno del nostro organismo. Quindi ovviamente stiamo parlando di una vastità di fattori, una molteplicità di fattori. Generalmente quando si parla di metabolismo si intende la capacità più efficiente o meno, più equilibrata o meno del nostro organismo di assimilare e di smaltire le sostanze che introduce attraverso l'alimentazione, attraverso gli alimenti. Allora, ovviamente la pratica delle arti interne influenza positivamente il nostro metabolismo e tende a riequilibrarlo. Per quale motivo? Allora, prima di tutto, i movimenti presenti nelle sequenze di Qigong sono unici nel loro genere, nel senso che sono specifici. Non li ritroverete quasi in nessun'altra pratica, tanto più ovviamente nelle pratiche di tipo sportivo. Questo perché i movimenti di torsione, i movimenti di estensione, di flessione di busto, a volte ci sono torsioni abbinate ad estensioni. Il tutto va a generare, diciamo, va a smuovere il corpo dall'interno e ovviamente va ad agevolare tutto un insieme di processi fisiologici che poi ovviamente influenzano positivamente e tendono a riequilibrare il nostro metabolismo, vanno a influenzare direttamente anche il modo in cui noi assimiliamo e smaltiamo le sostanze e gli alimenti che introduciamo. Perché ovviamente andando a lavorare sui meridiani specifici connessi ai vari organi, si va a migliorare il processo fisiologico della digestione, della respirazione, si migliora a livello cardiocircolatorio, a livello del sistema nervoso. Diciamo che la pratica delle arti interne tende a ottimizzare e a rendere più efficiente il nostro organismo e ciò ovviamente attraverso il movimento andiamo sicuramente a fare un lavoro completo, no? A livello globale. Questo per un primo fattore, diciamo per quanto riguarda il movimento. Infatti mi vengono in mente le parole del maestro, uno dei miei maestri, maestro George Shue. Lui parlava appunto del corpo umano e diceva che il corpo umano, il corpo in generale, deve diventare, attraverso la pratica delle arti interne, simile a una mano, no? Lui diceva appunto che le persone quando invecchiano generalmente, non sempre ovviamente, ma il loro corpo è rattrappito, raggrinzito, privo di mobilità, di elasticità, di flessibilità, mentre le mani invece funzionano ancora bene, no? Lui faceva questo esempio. Ehm, Proprio per il fatto che le mani noi le muoviamo sempre, no? Quindi sono sempre attive, quindi l'energia circola in maniera efficiente. Mentre invece il corpo noi lo muoviamo, o almeno alcuni movimenti noi non li eseguiamo mai, ad esempio i movimenti con l'addome, alcuni movimenti con la colonna vertebrale, cioè tutti i movimenti che avvengono interni, no? Quindi utilizzando la muscolatura interna. E appunto lui diceva che attraverso la pratica delle arti interne bisogna trasformare il corpo e farlo diventare come una mano, cioè ogni singola parte deve muoversi. Ciò farà sì che eh, si manterrà sempre questo movimento interno di liquidi, di sostanze, di energia e ciò andrà a rallentare l'invecchiamento e a ottimizzare ovviamente tutti i vari processi fisiologici, no? Quindi ci manterrà più sani, più giovani, più vitali in generale, no? Quindi questo era giusto per farvi un esempio. Però ora noi dobbiamo abbracciare una visione un po' più olistica per quanto concerne il Qigong e il metabolismo e cercare di capire che non è solo attraverso il movimento che noi andiamo a ottimizzare il nostro sistema metabolico, ma avviene anche attraverso, diciamo, principalmente sia a livello cognitivo, quindi il metabolismo è influenzato, e questo ovviamente non è che se ne parla molto, ma anche dalla qualità e dalla quantità dei nostri pensieri. E quindi questa è una cosa, diciamo, un po' diversa, no? Quindi adesso cerchiamo di capire. Allora,
Attraverso la pratica del Qigong si tende a lavorare e a placare quanto più la mente meccanica di superficie. Si impara, attraverso proprio un lavoro su di sé, ad avere maggior controllo dei propri processi cognitivi, in particolar modo quelli meccanici, no? I cosiddetti pensieri spazzatura, tutto ciò che normalmente non si riesce a controllare. Ciò può andare a influenzare in maniera molto positiva il nostro metabolismo, perché ovviamente quando io ho più controllo dei miei stati interiori, ovviamente ho anche un maggior controllo su diciamo ciò che mangio, ma questo fa un po' ridere, ma è così, nel senso che comunque tendo a essere meno nervoso, tendo ad avere più controllo di me in generale, no? Ma se voi ci fate caso, ad esempio, i giorni dove siete particolarmente stressati, no? Dove magari avete un turbinio di pensieri nella testa, questa turbolenza interiore, ovviamente riuscirete a percepire, no? Magari vi ricordate che comunque il corpo non funziona bene, l'organismo ne risente, nel senso magari in quel momento avete mal di testa, digerite male, non respirate tanto bene, perché comunque lo stress causa degli scompensi a livello fisiologico. Ebbene, in questo caso la pratica delle arti interne ci viene in aiuto, perché attraverso appunto il lavoro sulla propria eccezione profonda, sulla presenza mentale, sul portare la presenza che io sono riuscito a ritrovare nella pratica, quella centratura ideale che io porto dalla pratica, la porto nella vita quotidiana e si espande sempre più. E ciò mi permette di avere un maggior controllo su di me, sui miei stati interiori, e ciò ovviamente in maniera indiretta andrà a influenzare positivamente i processi metabolici che avvengono all'interno del mio organismo. Stesso dicasi per quanto concerne al livello, diciamo, emotivo o emozionale. Noi sappiamo che il centro emozionale è strettamente interconnesso con il respiro, con i processi di respirazione. Difatti, diciamo, quando abbiamo delle emozioni negative, per esempio, la prima cosa che notiamo è il respiro che si altera, no? C'è un'alterazione della respirazione, ma sia positive che sia negative in realtà, nel senso comunque c'è un ponte, il respiro funge da ponte, ok? Tra razionale e irrazionale, tra conscio e inconscio, ed è strettamente connesso col centro emozionale. Ebbene, attraverso la pratica delle arti interne si va a agire direttamente sul respiro, si impara a governarlo, si impara a prenderne in particolar modo consapevolezza, quindi il respiro diventa più lento, più profondo, si libera il diaframma, il respiro diventa più sciolto, più morbido, più armonioso. Ebbene, tutto questo andrà a influenzare direttamente il nostro centro emozionale, quindi anche il controllo che noi abbiamo su le emozioni, o almeno le emozioni non scaturiranno in maniera totalmente incontrollata e imprevedibile. E questo sicuramente a livello fisiologico avrà dei risvolti estremamente positivi, ok? Quindi avete visto come attraverso la pratica delle arti interne si può agire in maniera olistica all'interno del nostro sé, in generale del nostro organismo, nel senso sia a livello di movimento, quindi proprio dalla la parte, come dire, più fisica, più strutturale, quindi per quanto concerne i muscoli, gli organi interni e tutto ciò che riguarda la parte fisica, ma poi anche cognitiva, quindi per quanto riguarda la mente, e emotiva per quanto riguarda il centro emozionale. Per questo è sempre un triplice lavoro, no? Su tutti e tre i centri contemporaneamente. Va bene? Spero di essere stato chiaro. Come sempre, buona pratica e arrivederci con i prossimi video. Ciao ciao!